Salve a tutti ragazzi, bentornati ancora una volta sul canale. Vi do il benvenuto in questo nuovo video dove parleremo o cercheremo di capirne di più e fare quanto più chiarezza possibile sul caso Osimhen. Balla dappertutto la notizia, è uscita già da un bel po' e se ne continua a parlare. Sono qui a leggere alcuni articoli che ci possono far capire di più come stanno le cose e qual è la situazione nel dettaglio. Ovviamente la Procura ha chiesto 6 mesi di proroga per cercare altre prove, altre carte, perché il punto è che nel caso non si riescano a trovare altre prove, non si può riaprire, così come è successo con la Juve. È stato riaperto il caso perché è stato trovato il libro nero, sono uscite le intercettazioni, quindi è una cosa normale riaprire il caso Juve perché ci sono state determinate cose che hanno fatto sì che si potesse riaprire. Con il Napoli è un'altra storia perché nei due gradi di giudizio non è successo niente. Il Napoli è stato palesemente scagionato, tra virgolette, ma non si può nemmeno dire scagionato perché secondo me non c'è colpevolezza. Però andiamo per gradi. Allora, qui c'è un'intervista a Fabio Fulgeri, avvocato penalista del presidente del Napoli. Allora, Fabio Fulgeri, avvocato penalista del presidente del Napoli, fa chiarezza sulla vicenda legata all'acquisto dell'attaccante nigeriano. Non è sovrapponibile a quello della Juventus, è tutta un'altra storia. Vediamo. Cosa rischia il Napoli per l'affare Osimhen con Lille nel 2020? Diverse risposte sono arrivate a questa domanda che in molti si stanno ponendo all'indomani della sentenza sul caso plusvalenze della Juventus con i 15 punti di penalizzazione per i bianconeri. Dopo l'intervento dell'avvocato Grassani, legale di fiducia dell'SSC Napoli, a parlare è stato anche Fabio Fulgeri, avvocato penalista di Aurelio De Laurentiis. Il caso di Osimhen non è sovrapponibile a quello della Juventus. Le sue parole a Radio CRC. Non ha fatto affari con la Juventus e quindi non è coinvolto. Se non emergono nuovi elementi, tutto dovrebbe finire bene. L'avvocato Fulgeri ha aggiunto: con la proroga richiesta da parte della Procura di Napoli ci vuole il tempo necessario per giudicare gli atti acquisiti. Le indagini sono segrete, ma le prospettive sono quelle che l'operazione sia avvenuta in maniera giusta senza mistificazione dei bilanci. Pensiero simile espresso anche qualche minuto dopo a Radio Marte, dicendo Osimhen: siamo convinti e sereni di poter definire con un'archiviazione o con un provvedimento favorevole. Dal punto di vista sportivo, inoltre, non mi risulta che al momento ci siano interlocuzioni tra la procura penale e quella sportiva, perché ricordiamo che solamente nel caso di nuovi elementi la procura sportiva può richiedere gli atti e poi si va avanti nell'esaminare gli stessi. Comunque, i tempi di chiusura delle indagini penali quali sono? Dipende dalle esigenze dei PM e dei magistrati, i quali correttamente hanno chiesto ulteriori 6 mesi per i dovuti approfondimenti, ma anche 6 mesi potrebbero non essere sufficienti, ha concluso l'avvocato Fulgeri. Nessun rischio dunque per il Napoli, secondo un'altra versione da parte di un esperto competente della materia. È perciò che stiamo facendo questo video, perché cerchiamo le fonti competenti e cerchiamo di capirne anche un po' di più noi, perché comunque se ne leggono tante e molte sono poco veritiere. Napoli, interviene il legale Grassani. È tornato sull'argomento anche Mattia Grassani, il legale del Napoli. L'indagine di Napoli è nata da una rogatoria che la procura francese ha richiesto, poiché all'interno del Lille erano state riscontrate irregolarità molto rilevanti. Tanto è vero che le prime notizie che abbiamo letto quando è uscito il caso Osimhen è che le plusvalenze, o come le volete chiamare, sui calciatori che il Napoli ha dato al Lille, Karnesis e gli altri due, sono state richieste dal presidente del Lille per poter far quadrare i suoi conti. Poi sarà la procura e saranno le indagini a dar ragione al Napoli o penalizzare il Napoli, non si sa.
Sono stati chiesti atti alla magistratura francese e la magistratura italiana ha aperto d'ufficio un procedimento in terra nostrana. Per il momento è tutto fermo rispetto alla notizia di apertura di queste indagini. La giustizia sportiva si è già occupata di questo caso, respingendo il deferimento. Eventuali nuove prove che dovrebbero emergere dalla Procura di Napoli non ne conosciamo. Al momento direi che il procedimento è in fase embrionale e poi riguarda una sola operazione. Parliamo di un fenomeno economico di portata più ridotta rispetto ai precedenti in corso di altre procure. E questa è la prima dichiarazione tra Grassani e l'avvocato Fulgeri. Vogliamo andare sulla notizia che riporta Numero 10. Ecco qua. Come riporta la Stampa, la Procura di Napoli ha prorogato di 6 mesi le indagini su un presunto reato di falso in bilancio del Napoli, nell'ambito dell'acquisto dell'attaccante. Tempo fa la giustizia sportiva si era già occupata di questo caso senza rilevare illeciti, per ben 2 volte. Aspetto reso noto dal club azzurro, però potrebbe accadere che il procuratore federale Giuseppe Chinè faccia richiesta di accesso agli atti, ma ciò potrebbe avvenire soltanto alla fine della stagione, dato che si deve attendere la chiusura dell'inchiesta. Un'altra cosa, quindi non si procederà né adesso, ma si procederà da fine stagione. Da qui si potrebbe notare l'aspetto di disparità con la Juventus, che essendo quotata in borsa è stata giudicata dalla Procura di Torino anche con lo strumento delle intercettazioni e questo fatto, secondo i legali del club torinese, ha prodotto la sentenza della Corte federale d'appello. La situazione non è chiara, è chiarissima. Gli illeciti nel caso sono stati fatti, secondo me, la mia opinione, conoscendo il presidente De Laurentiis, conoscendo, non di persona, ma conoscendo come opera il presidente De Laurentiis e avendo visto negli anni che la cosa principale del Napoli è che i conti sono sempre stati a posto, non vedo né un pericolo per eventuali penalizzazioni e cose varie, né tantomeno la riapertura di un'indagine che possa andare a discapito del Napoli, perché è stato, cioè la pulce all'orecchio è arrivata perché è stato riaperto, non è stato riaperto, si sta indagando sui conti del Lille, quindi leggendo già tempo fa il perché il Napoli rischia ben poco, sta nel fatto che la valutazione di un giocatore è oggettivamente impossibile farla. Sono 2 le squadre che agli atti mettono nero su bianco, quindi se tu hai pagato Karnesis 40 milioni per esempio, sono state fatte da 2 squadre, l'hai voluto tu a 40 milioni, perfetto, sono fatti tuoi. Poi se il Napoli abbia fatto questa manovra perché per i conti, per i bilanci e per ritornare su qualche bilancio che non era a posto, allora è giusto che paghi. Io non sono qui a spalleggiare il Napoli o a spalleggiare la Juve o a dire è stato il Lille, no, io sono qui ad esaminare ciò che è stato detto e ciò che è stato scritto da giorni. Però se poi sono stati fatti, scusate, illeciti sportivi, è giusto che si paghi, ma a me non sembra questo il caso. E con questo, ragazzi, passo e chiudo perché se ne sono state dette tante e la cosa più importante alla fine di questo video è che la società, Spalletti e la squadra non ne stanno risentendo affatto di questa situazione, quindi testa alla Roma, primi in campionato e saluti dalla capolista, sempre Forza Napoli, ciao!